Felice Lopez, il collezionista di salini. Felice Lopez nacque a Pecorino a Mare di Filicudi il 18 ottobre del 1925 e si incamminò verso l'eternità il 12 luglio del 2018. Visse a Salina 93 anni di vita terrena piena di amore, rispetto e stima per le cose e per gli altri, ma soprattutto per la sua isola di Salina, che lo ricambiò concedendogli un appellativo carico di riguardo che era conosciuto ovunque nell'isola e da tutti era usato per identificare lui, zio Felice Lopez. Egli non ebbe figli, ma per almeno 60 anni a Salina fu lo zio di tutti, per antonomasia, e tale resterà. Nel 1956 Felice Lopez conobbe e sposò Maria Giuffre, che apparteneva ad un'antica famiglia di Leni e che amò lui per tutta la vita e da lui fu riamata fino alla fine. Maria fu moglie e amica ed anche mentore e complice, stimolo e partecipe di tutte le attività collezionistiche e culturali che Felice portò avanti nella sua lunga esistenza. Oltre all'amore per la sua terra, Felice Lopez fin da giovane manifestò l'interesse verso il collezionismo puro, di ogni tipo e di ogni forma, facendone quasi una professione senza scopo di lucro e sempre con grande animo divulgatore. Fu per molti anni il punto di riferimento tecnico e scientifico di tanti ricercatori delle isole Eolie e non, che erano interessati ai diversi campi dello scibile, per cui le sue splendide collezioni venivano spesso indagate, compulsate e citate come fonti in molti libri pubblicati in Italia. La sua fama gareggiava con la sua umiltà e la sua competenza veniva sempre usata senza alcun compenso e spesso anche senza citazione come fonte. Decine sono le tesi universitarie scritte a 4 mani a casa di Felice Lopez che sono depositate in forma anonima per lui nelle università italiane e almeno altrettanti lavori scientifici nacquero intervistando lo zio Felice, che fu veramente zio anche per diversi giovani studiosi italiani e stranieri. Dalle più giovanili collezioni di cartoline di Messina e delle isole Eolie, di cui resta una importante catalogazione e sistematica raccolta, passò anche alla filatelia, nel significato più ampio del termine. Seguì poi la collezione e conservazione di antichi documenti manoscritti, sia di famiglia ma anche di altre provenienze, di cui molti da lui stesso reggeva. In modo postumo, tutti i documenti di zio Felice sono stati valentemente compulsati, regesti e sistemati nel prezioso e raro volume di ben 414 pagine Enrico Salvotti, i documenti di zio Felice. Importante fu la collezione e accurata conservazione
di notizie, documenti, imballi ed etichette che riguardavano la malvasia di Lipa ed anche molte aziende vinicole delle isole. Per questo lavoro Felice Lopez risulta citato anche fino a 16 volte nelle bibliografie dei più importanti trattati del settore. Per esempio, Saia, Malvasia delle Lipari. Ed ancora, non indifferente fu poi per tutta la vita la sua attività di raccoglitore di pietre, che comprendeva una grande collezione di pietre e manufatti, pietre naturali particolari, anche di grandi dimensioni, ma anche i manufatti erano indicativi perché erano utilizzati in antico come attrezzi in edilizia o in agricoltura, e di quest'ultimi Felice Lopez era un valente conoscitore e catalogatore. Quest'ultima attività collezionistica, che era pionieristica ai suoi tempi giovanili, col tempo si sviluppò a tal punto da diversificarsi in filoni che riguardano la preistoria, la storia e le tradizioni eoliane, spaziando così dalle pietre vere e proprie alle cose che più genericamente comprendevano tutto. Felice Lopez divenne così un vero cronista storico delle cose della sua amata isola, raccogliendo piastrelle pavimentali, manufatti lignei, attrezzi vari e diversi ed anche piccoli reperti archeologici. Fu così che nella sua perenne indagine e ricerca sul territorio, in primis scoprì alcune frecce di ossidiano e poi, continuando attentamente, individuò e riuscì a salvare dalla distruzione prima la capanna del Neolitico detta di Rinicedda e poi l'insediamento in località Puntamegna di Leni, che insieme testimoniavano come esistesse in quei luoghi un abitato risalente al V millennio a.C., in cui viveva gente dedita alla lavorazione e al commercio dell'ossidiano. Questi ultimi avvenimenti amplificarono non solo la sua voglia di indagini archeologiche, ma gli consentirono rapporti personali privilegiati con scienziati del settore come Luigi Bernabò Brea, Madeleine Cavalier, Sebastiano Tusa, Giuseppe Iacolino e tanti altri che lo gratificarono interessandosi alle sue ricerche e identificandolo anche come unico punto di riferimento per il suo territorio. E così, oltre alle menzioni bibliografiche in molti trattati e monografie specialistiche archeologiche, queste scoperte gli portarono diversi premi e riconoscimenti. Il 5 maggio del 2001 ricevette il premio Mestieri, Arti e Professioni del Rotary Club di Lipari con la seguente motivazione: per aver individuato i segni che hanno portato alla scoperta delle capanne di Rinicedda, testimonianza di un insediamento risalente al V millennio a.C., dedito alla lavorazione e al commercio dell'ossidiano. Nel 2006 divenne ispettore onorario dei beni di interesse archeologico nelle Isole Eolie per i comuni di Santa Marina Salina,
Malfa e Lei, su delibera dell'assessorato ai beni culturali della Regione Sicilia. Nel 2009 la sua grande collezione di mattonelle delle case di Salina, comprese in epoca storica dal 1700 al 1900, è stata oggetto privilegiato di una pubblicazione quasi interamente a lui dedicata. Resta, Valentina, mattonelle delle antiche case di Salina. È quindi molto difficile identificare in quale tipo di attività collezionistica fosse più interessante studiare l'operato di zio Felice Lope. Molte sono le strade che convergono e divergono da quella scrivania del suo studio di Leni, ma viceversa diventa semplice se noi, posteri lettori, poniamo come punto di vista principale l'amore e in ogni forma possibile zio Felice dedicò incessantemente all'isola di Salina, alle isole Eolie tutte e alle cose ivi presenti. Per lui le cose da conservare quasi avevano un'anima e quindi le poneva vicine a se stesso per salvarle dal possibile degrado e così le faceva obiettivo della sua profusione d'amore. Felice Lopez nel suo lungo lavoro lasciò una traccia molto importante che ancora oggi viene seguita da tanti giovani e anche meno giovani che dopo di lui sono diventati interessati alla conservazione e al recupero dei beni archeologici ed etnoantropologici dell'isola di Salina. Altre località dell'isola. È una collezione di un nostro concittadino che io chiamo benemerito, ma forse chiamarlo benemerito è poco. È l'amico Felice Lopez, al quale facciamo un applauso. Il quale ha avuto la pazienza appunto di raccogliere, collezionare delle mattonelle di un certo. C'è un secondo fatto che io, al quale annetto molta importanza, e non sono solo io. Chiaramente dopo la parte didattica scenderemo giù perché le mattonelle sono giù e c'è un'altra stanza abbastanza capiente che è riservata ad un altro fatto per noi importante. Abbiamo iniziato parliamo adesso di mostra di reperti archeologici, ma sarà col tempo il nostro piccolo museo di beni etnoantropologici, perché sarà arricchito negli anni a venire. Intanto lì troviamo tutto materiale, tutto diciamo. Sempre il nostro amico Lopez ha riscontrato sul territorio un gran numero di schegge di ossidiana, ha informato il Museo di Lipari. Il professore Bernabò Brea, il compianto professore Bernabò Brea, assieme alla sua collaboratrice, la dottoressa Madeleine Cavalier, si sono precipitati qua e hanno fatto la sensazionale scoperta. E questo è sancito in un volume che io vi faccio vedere solo nel frontespizio, dove vengono riportate appunto, vengono descritti dettagliatamente i reperti riscontrati là. Io voglio dire soltanto una cosa, noi non abbiamo allestito questa mostra e il museo per il gusto di mostrare quello che avevamo, non è nostra intenzione è fare un primo passo verso qualcosa, vogliamo stimolare i cervelli, le intelligenze per collaborare con noi e per creare qualcosa di veramente positivo. Il nome di centro culturale non è stato messo in vano, centro culturale deve diventare una fucina, un'officina in cui ci siano dei cervelli e che vi sia pure molta operosità. Chiediamo idee e collaborazione. Vasti soli abbracciati da lumare,
Ci sono tante favole e leggende, alcune di ne fanno sonnare e sono antiche e parono eterne, e tante cose ne possono insegnare, se lo significato si comprende, tanta oggi ne possono affascinare, mentre lo tempo i pagine esterne. Una volta assai lontano un talo tempo, sperduta tanta la praia da puddare, mentre sciosciavo tanto forte o vento, suonavo con la rogna per un momento, e fuori du perciato si fermava, finiti la menavi a visitare, ci disse con le piscia da creatura, sta nave è un po' particolare, per far girare un mondo lontana ora, può venire con me senza paura, ti porto in un paese assai lontano, onde finisce il mare con oscura, tu puoi toccare i steddi con la mano, salparo con lo vento di scirocco, da bella creatura e con dei pesci, sentiero più lontano do Marocco, vicino allo sole quando brisce, e di due giorni no, e se tu guardi verso Filicure, quando svanisce tutta la nichiara, puoi vedere da bella creatura, sopra lo faraglione da puttare, da stisoli abbracciati dallo mare, ci sono tante favole e leggende, alcune di ne fanno sonnare, e sono antiche e parono eterne, e tante cose ne possono insegnare, se lo significato si comprende, tanta oggi ne possono affascinare, se ne pigliamo tempo di scrutare. E soprattutto con delle notizie che non sono curiosità, ma che ricordano, sono la memoria storica, ecco, la memoria storica del nostro comune che si tramanderà per l'avvenire veramente stavolta con un fatto concreto, con un libro. Ed è il primo libro proprio monografico su uno dei comuni delle Eolie. Dico giusto? Quindi l'anno 21 avremo anche quest'altro avvenimento. Adesso scenderemo a visitare la mostra delle mattonelle, il museo, dopodiché io a questo punto in questa ricerca che lei sta facendo le invito, ma neanche quell'altro più basso, la centrale, quello più alto e quello più basso. Oh, scusa, non ho visto. Oh, grazie. Con queste terrazze qua ci facciamo concorrenza, non fare più. Dobbiamo fare un bagno. Da dove scendiamo? Da dentro? Da dentro. Talo paese di Lilinguare c'era una volta vicino al mare, uno specchio d'acqua come un cristallo pieno di perle e di corallo, e certi notti calona china
C'è una femmina bella e sola, e da scendeva d'acqua scura, e si bagnava su pedda fina, da creatura così bella, con i capelli come d'argento, paria davvero come una stella, scenuta dallo firmamento, poi discorria ca luna china, sino a quando si faceva mattina, poi se ne ia, insieme al vento, scomparendo da un momento. Poi una mattina, una sciruccata, spinge il mare dentro al lago, sbuffano forti come un drago, la alghe acqua salata, sopra lo specchio d'acqua i mari, poi si formarono cristalli sali, a luna china venne soli abbracciati dal mare, ci sono tante favole e leggende, alcune di ne fanno un sonnare, e sono antiche e parono eterne, e tante cose ne possono insegnare, se lo significato si comprende, tant'altri ne possono affascinare, mentre lo tempo i pagine esterne. Una volta assai lontano un talo tempo, sperduta tanta la praia da puddare, mentre sciosciavo tanto forte il vento, suonavo con la rogna per un momento, e fuori ad un perciato si fermava, i nidi la menavi a visitare, ci disse che de piscia da creatura, sta nave è un po' particolare, per far girare un mondo lontana ora, può venire con me senza paura, ti porto in un paese assai lontano, onde finisce il mare come oscura, tu puoi toccare i stedri con la mano, salparo con il vento di scirocco, da bella creatura e con dei pesci, sentiero più lontano do Marocco, vicino allo sole quando abbrisce, e di due giorni e se tu guardi verso Filicudi, quando svanisce tutta la nicchiara, puoi vedere da bella creatura, sopra lo faraglione da puttare, da stisoli abbracciati dal mare, ci sono tante favole e leggende, alcune di ne fanno un sonnare, e sono antiche e parono eterne, e tante cose ne possono insegnare, se lo significato si comprende, tant'altri ne possono affascinare, se ne pigliamo tempo di scrutare.